Ok, ieri era domenica e ho finito abilmente di primavera, quindi abilmente febbraio, quindi abilmente Vicenza di febbraio 2026. È difficile nominarla quando iniziamo ad essere così tante. Anyway, sono sempre 4 giorni super intensi a livello di energie, a livello sociale, a livello di... Smetto di avere le parole con cui faccio i corsi, mano a mano che faccio i corsi durante i giorni. Quindi è molto divertente. La gente il sabato sera, cioè gli ultimi corsi del sabato, i corsi della domenica, ogni tanto sono sempre tipo... Ma la gente capisce. Per fortuna sono circondato da persone che capiscono e che anzi sono super comprensive. Ho di solito ottimi partecipanti ai corsi che mi suggeriscono le parole che mi mancano, quindi in generale di solito vivo un'ottima esperienza. Quest'anno sento che è stata un po' più lenta rispetto ad altri anni, anche perché ha piovuto i primi giorni, quindi secondo me non abbiamo avuto, non c'era tanta gente, non c'era tanto passaggio di gente e ho avuto un po' meno iscrizioni ai miei corsi rispetto a quello che è l'edizione di ottobre, che però in generale mi sembra che l'edizione di ottobre sia un po' più frequentata. Non mi lamento comunque, sabato sono stato comunque super contento di aver tenuto tutti e tre i miei corsi, ricamo moderno, rammendo con telaio e ricamo moderno, e due di questi erano sold out? Tutti e tre erano sold out? Perché ho fatto un paio di iscrizioni direttamente in fiera e non mi ricordo. Mi perdonerete la stanchezza, ma come spesso succede, sono sempre super euforico di filmare il haul quanto prima, perché così posso usare le cose che ho preso e invece aspetto ad utilizzarle per prima poterle mostrare e condividere. Quindi, questo è quello che ho portato a casa da Abilmente Vicenza di febbraio 2026. Ci tengo a fare un piccolo disclaimer solo perché un sacco di persone mi hanno fermato in fiera per salutarmi e dirmi che guardano i miei video e mi fa super piacere, ringrazio tantissimo chiunque mi abbia fermato, ma se stai guardando questo video e se hai guardato altri miei video, per favore usa i pronomi giusti. Io sono lui, non puoi venire da me e usare i pronomi femminili perché purtroppo non mi stai facendo piacere, anzi mi stai facendo un po' stare male. Quindi ti chiederei di avere rispetto nei miei confronti e di cercare di essere un po' più sensibile quando parli con me. Ti ringrazio. Circa un anno fa, prima di andare ad Abilmente Vicenza, ho consigliato di fare una lista degli acquisti per cercare di arrivare lì e di non essere troppo impreparati con quelle che sono le spese, il che aiuta da due punti di vista. Uno dal punto di vista economico-finanziario, se ho alcune cose che ho segnato che sono certo di volere, posso già un po' programmarmi le spese e quindi cercare più o meno di darmi un budget. E l'altro invece dal punto di vista organizzativo, cioè se già so cosa cerco e cosa voglio comprare, andrò direttamente a degli stand in cui so cosa voglio e lì cercherò di passare più tempo. E poi ovviamente visiterò il resto della fiera e se c'è qualcosa che cattura l'occhio, ovviamente c'è del margine, però così vuol dire che darò maggiore attenzione a quello che so che realmente mi interessa. Questa è stata una tecnica che ho utilizzato nei miei ultimi abilmente e vedo che funziona particolarmente bene. Quindi anche quest'anno mi sono preparato una lista di cose che volevo comprare e in questa lista c'erano una rotella per il tessuto, degli swiveling cord, quindi dei cavi per ferri intercambiabili di diverse misure, potenzialmente quelli che girano sui connettori, del feltro e del tessuto per patchwork per un progetto che avrei in mente. Sono riuscito a trovare tutte queste cose? Quasi. Ho iniziato le mie spese seguendo la lista, quindi in maniera ottima, direi. Sono andato quindi all'Angolo delle Idee, uno degli stand con cui ho stretto amicizia nel corso delle varie edizioni, quindi ormai mi conoscono e mi salutano. Ed è uno stand ottimo, con un sacco di ottimi prodotti e soprattutto ottime marche. Hanno sia Knit Pro che Clover, che sono due delle mie marche preferite per accessori di maglia, uncinetto e ricamo. Quindi della Clover, appunto, ho preso la rotella per stoffe e mi hanno consigliato degli amici, non allo stand, di prendere subito già i refill, cioè i ricambi di questa rotella. Per scegliere la rotella mi sono fatto consigliare
da un po' di stand di patchwork, cioè sono andata a fare un giro, ho guardato cosa stavano usando loro sui tavoli e la maggior parte avevano questa o quella con il manico giallo che credo sia della John James, ma che non ho trovato in fiera, quindi ho trovato questa, mi fido tantissimo di Clover come ottima marca che fa prodotti di grande qualità ed è gialla e verde, quindi tipo, come dire, si è scelta da sé. Mi sono poi informato e ho chiesto sul perché 45 mm, perché c'era sia più grande che più piccola la rotella, sia da 60 che da 28, mi sembra di aver capito. E quella da 60 non saprei dire perché, se non che tagli più in fretta, ma quella da 28 mi hanno spiegato che è più comodo avere il diametro piccolo quando devi fare delle curve o dei dettagli curvilinei nelle stoffe che tagli. Mi sembra sensato. Sempre allo stand dell'angolo delle idee ho anche trovato la seconda delle cose che avevo nella mia lista. I cavi per ferri intercambiabili della Knit Pro, che è la marca dei miei ferri. In realtà io spero di aver preso le cose giuste. Sono sempre un po' in dubbio perché poiché hanno così tanta scelta di accessori per maglia e uncinetto, non sono mai convintissimo di quello che sto prendendo. Ma ho preso due misure, 80 e 100 centimetri, su entrambi c'è scritto il logo di 360 e c'è scritto Swivel, quindi spero they are gonna swivel. E li aprirò e lo scoprirò. Per quanto riguarda il terzo punto della lista, cioè il feltro, non ho comprato del feltro. Non ho trovato nessun nuovo stand di feltro, quindi tutti quelli che c'erano li avevo già visitati, quindi i colori che avevano li avevo già scelti in passato e non avevo bisogno di prendere più feltro di un determinato colore. Stavo cercando se magari qualcuno aveva dei colori nuovi. In generale sto provando a cercare se c'è del feltro di buona qualità e ho notato che non c'era acquistabilmente di febbraio, quindi probabilmente dovrò provare a guardare nelle mercerie della mia zona o online cosa posso trovare, perché non mi dispiacerebbe trovare del feltro anche leggermente più spesso e appunto magari in materiali più naturali di quello che invece si trova normalmente ad Abilmente Vicenza, negli stand, diciamo, che ci sono ogni anno. Se hai capito, se no va bene. Invece, per quanto riguarda le stoffe da patchwork, quello che è successo è stato questo. Ho fatto un singolo progetto di sartoria assieme ad alcuni amici durante un pomeriggio creativo e non voglio dire che mi è sallattata la scimmia della sartoria, perché per fortuna io e la macchina da cucire non siamo grandissimi amici, ma ricordo quante belle cose ho fatto di sartoria nella mia vita, quando facevo cosplay, e ricordo quanto è bello comprare delle stoffe particolarmente belle, di bella qualità, con stampate cose belle. E quindi quello che è il mondo del patchwork per me so assolutamente che è proprio un campo minato. E purtroppo ho fatto una scoperta che non avrei dovuto fare. La storia è questa. Ho fatto un corso di patchwork a una delle mie primissime abilmenti, quindi tipo 5 o 6 anni fa, e ho scoperto che il patchwork è matematica e geometria allo stato più puro, è proprio, è ora di sapere il teorema di Pitagora. Io, che non sono un grande fan della matematica e della geometria, ho fatto un passetto indietro e ho detto, è ok, il patchwork mi piace molto da vedere, ma forse non mi piace altrettanto da fare. Quindi non ho più continuato per quella strada e non ho più cercato materiali per fare patchwork. Sino a che il mio cervello non ha collegato che il patchwork altro non è che una qualsiasi appliqué semplicemente fatta sotto forma geometrica. Cioè, se io voglio fare una casa, una forma di casa con della stoffa,
Non devo per forza fare tanti rettangoli o quadrati o triangoli per andare a costruire la casa. È fighissimo fatto come lo fa chi fa patchwork e hanno tutto il mio rispetto, ammirazione e invidia, ma ovviamente se io prendo un pezzo di stoffa e poi sopra ci vado ad applicare altri pezzi di stoffa per costruire quella che è la forma di una casa e poi ci metto altri pezzi per le finestre, la porta, tutti i dettagli, esce una casa lo stesso, no? E questo mi ha ovviamente sbloccato tutto quello che è la possibilità di decorare abiti con forme diverse, ovviamente unito al ricamo che io faccio in tante forme. Anche questa è una forma secondo me bellissima per dare risalto ai vestiti e renderli un po' più creativi. E quindi tutto questo va a far sì che avessi in mente un paio di progetti e quindi stessi cercando principalmente pezzi di patchwork rossi e verdi per poi andare a costruire delle pezze a forma di pomodoro. Quindi il rosso del pomodoro con il verde del germoglio. Fast forward a me in fiera e avvicinarsi agli stand che vendono patchwork è, è una sfida. Quindi il primo stand da cui sono andato è il Baule di Giulia. Ho scoperto che sono uno stand di Padova, quindi della zona, abbastanza vicino a dove si trova abilmente Vicenza e quindi abbastanza vicino anche a dove abito io. E questi sono i pezzi che ho selezionato. Avevano un'ottima selezione di verdi, secondo me, avevano anche un sacco di belle fantasie, ma alla fine ho deciso di scegliere dei verdi che sono full color, mentre nei rossi, ammetto, non ho trovato granché di quello che cercavo. Alla fine ne ho scelti solo due, di cui uno ha una minima texture e un po' di cambio colore, mentre l'altro è un singolo colore, circa in realtà, perché hanno tutti un po' di sfumatura di quella che è la stoffa. Comunque, secondo me, un ottimo inizio, un'ottima palette, ero molto fiero di quello che stavo facendo. E poi uno degli stand più vicini a quello dove si trovava il mio stand e all'area yarn era lo stand di Baldu Tessuti. Li conosco già da molte fiere, sono assolutamente simpaticissimi, hanno delle stoffe straordinariamente belle e infatti ho sempre cercato di stare alla larga dal loro stand. E invece questa volta sono andato a cercare delle stoffe rosse e verdi e non ho trovato stoffe rosse e verdi, oserei dire più perché hanno stoffe con stampe particolari. Avevano anche stoffe singolo colore, ma avevo già comprato queste in precedenza. Quindi non stavo cercando stoffe con stampe, stavo cercando qualcosa un po' più minimal sui toni rossi e verdi. Però questo non mi impedisce di inciampare e andare a comprare altre stoffe. Quindi ho fatto una piccola spesa, che è in realtà divisa in due. Per me ho comprato queste due stoffe, che trovo assolutamente bellissime, questa ha tantissimi disegni diversi di uccelli sopra, e questa invece la adoro perché adoro i quadratini, ma questa in particolare non è particolarmente definita, ha un po' le righe mosse, come quasi fossero realizzate a mano, ed è assolutamente bellissima. Tra l'altro penso anche che stiano abbastanza bene insieme, quindi penso di poterci fare magari un progetto unendole. Non ho assolutamente nessun progetto in mente con queste, ma penso che quello che potrebbe essere una pochette, magari di quelle double face, quindi da un lato una stoffa, dall'altro l'altra, ma poi dentro c'è la stoffa viceversa, potrebbe funzionare, e col fatto che sono dei quadrati di stoffa non posso fare molto di più, credo. Però un po' questa è l'idea. Mentre queste actually le ho comprate per un regalo di compleanno, quindi non sono per me, però sono stato comunque, come dire, soddisfatto dalla spesa, e sono diversi tipi di stoffe che la persona che li riceverà ha già visto, quindi, quindi posso mostrarle anche in video. Io le amo assolutamente tutte. L'idea è che questa, con questi disegni di gattini acquarellati, starebbe benissimo con questa con le ondine, cioè la palette colori è praticamente la stessa e sono adorabili. E invece tutte queste hanno un po' il tema della foresta e dei colori che sono molto simili tra di loro, quindi funzionano benissimo insieme. Queste due assolutamente fanno il paio, e poi quella delle ghiande non potevo lasciarla lì perché fondamentalmente, cioè, è stupenda. Matt, se stai guardando questo video e riceverai in regalo queste stoffe,
non mi offenderò assolutamente nel ricevere un pezzo della stoffa con le ghiande. Scherzo. Però iniziare a portare al mio stand tutte queste stoffe ha attivato i miei vicini di stand, Simon e Giorgia. Io adoro passare le giornate in fiera a chiacchierare con i vicini di stand e a fare amicizia, quindi non è stato da meno, anzi è stata un'esperienza bellissima stare e chiacchierare con loro. E quindi, visto che anche a loro erano interessati a quelle che potevano essere stoffe da patchwork, siamo andati a fare un po' di incursioni insieme. E quindi siamo andati da Country Heart, che è un altro stand storico di Abilmente Vicenza che ho visto in tante edizioni e che, se hai visto uno dei miei primissimi haul da Abilmente, avevo comprato delle stoffe da loro per ricoprire i miei termosifoni e incredibili, bellissimi. I miei termosifoni sono brutti perché sono vecchi, ma da quando ho messo quei pezzi di stoffe nessuno ha mai più notato i termosifoni bruttissimi perché ci sono dei pezzi di stoffe meravigliosi sopra. Fine. Da Country Heart ho preso queste stoffe, quindi sono andato avanti nella mia ricerca di rossi e ho preso questi due che hanno delle fantasie, uno delle stelline, l'altro ha delle righette, sempre con l'idea di farci appunto dei pomodori unendogli agli altri rossi e ai verdi, in questo modo. È difficile mostrarlo? Forse così. Ok. E poi ho visto questa stoffa color giallo senape che è stampata con delle zampette di uccello e l'ho trovata assolutamente troppo carina, tra l'altro ad esempio con l'idea di magari ricamarci un uccellino e quindi c'è l'uccellino e ha lasciato tutte le zampette attorno. E c'era anche verde, ho valutato tantissimo se prenderla in verde o in giallo, ma alla fine ho detto facciamo che questa la teniamo a parte, separata dalle altre stoffe verdi, e quindi l'ho presa gialla. E appunto, facendo le incursioni assieme agli amici, Giorgia mi ha poi regalato questa stoffa gialla, secondo me super 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 carina, presa sempre da Country Heart, e queste macchiette in realtà sono macchiette random, penso, però sembrano zampine. Molto cute. E Erika di Country Hearts, visto che a quel punto avevamo passato al suo stand, quasi ogni giorno andavamo lì, guardavamo le stoffe, decidevamo, oh, prendiamone una a una. Mi ha regalato questa stoffa l'ultimo giorno di fiera, poco prima della chiusura. Eccola qui. Quindi è una stoffa rossa con puntini rossi, che secondo me anche questa ben si abbina a quello che è il progetto dei pomodori. Vediamo se riesco a mostrarvele tutte. Quindi questa è la palette completa con cui andrò a lavorare e mi sembra assolutamente una palette molto pomodorosa. Quindi, visto che ho parlato dei miei vicini di stand, mi sembra assolutamente ottimo mostrare cosa ho preso dai miei vicini di stand. Simon, che io ho conosciuto ad Abilmente Torino, se non hai visto il vlog, guardalo. È un artista di needled felt, quindi lana cardata, e realizza delle sculture in lana cardata che sono eccezionali. Io ho preso un suo kit a Torino, ho provato a farlo, ero contentissimo del risultato perché fondamentalmente i materiali sono ottimi, le sue spiegazioni sono ottime, ero stracontento. Poi sono andato in fiera e ho visto quelle fatte da lui ed ero tipo, le sue sono molto meglio. Nel senso, sono strafelice di quelle che ho fatto anch'io, ma chiaramente lui ha una maestria e una capacità di lavorare la lana cardata che devo ancora raggiungere. Ma comunque, Simon è anche un illustratore, e quindi porta in fiera anche le sue stampe d'arte e i suoi sticker, e io non posso fare a meno di comprare un po' di sticker dai miei amici, quindi ho preso un paio di sticker che prendono in giro la tisana della Bonomelli con scritto Sogni d'oro Finocchio. Ne ho presi 4 se non erro e ne ho già regalati uno, e uno l'ho già usato sul mio junk journal e quindi ne ho ancora un paio da regalare. E poi ho preso alcuni dei suoi sticker sheet, quindi questo con i francobolli e alcune delle sue illustrazioni, tra cui il suo logo, che è questo gattino qui in alto. Questo che è il suo gatto, che si chiama Cannella, e mostra appunto il gatto Cannella e tutti i giochi preferiti di Cannella, e secondo me è assolutamente adorabile.
ma il mio preferito è questo che è Chiquito. E a parte il gatto banana, che scusate ma adoro, ma il come usare questo foglio di adesivi, cioè prendendone uno e andandolo ad attaccare sulla fronte delle persone. Lo adoro, è adorabile, è bellissimo e sono super super contento che sia venuto fino a Vicenza da Torino per partecipare alla fiera e spero tantissimo che torni ad altre edizioni. Ma lo rivedrò a Milano il mese prossimo. Quindi comunque, tolti gli sticker che già erano un fuorilista, diciamo, però gli sticker sono belli sempre, gli altri fuorilista che ho preso sono stati dei libri, ovviamente, dovunque c'è una fiera in cui c'è volume BK, io non posso astenermi dal visitare il loro stand meraviglioso, sfogliare la loro incredibile selection di libri e portare a casa qualcosa. Quello che ho selezionato questa volta è The Knitting Companion, che è un libro che mi hanno consigliato durante la fiera, è passata una mia amica, mi ha detto che è super utile, lei lo tiene sul comodino, è praticamente una reference guide, quindi una guida con tutti i riferimenti di quello che è lavorazioni a maglia o ai ferri, quindi è come se ogni volta che devi ricordarti come fare uno specifico aumento, puoi andare alla sezione relativa e andare a vederti le istruzioni con le foto, davvero utilissimo. E c'è tutta una parte iniziale anche su che materiali scegliere, come meglio utilizzare le cose, come calcolare il campione, come scegliere i filati, come costruire un maglione. Secondo me sarà davvero utilissimo anche per me per migliorare in quello che è le mie capacità di maglia, ma anche se volessi fare il design di altri pattern o di altre ehm, creazioni di maglia uncinetto, penso che mi aiuterà moltissimo. How to Train Your Sewing Machine. Amo già il titolo e mi piaceva moltissimo anche la grafica e come ho detto letteralmente poco fa, non sono un grande amico della mia macchina da cucire. Collaboriamo, ma non sono proprio bravissimo e spero che questo libro mi aiuti. Ha una parte di progetti alla fine, mentre tutto il resto del libro è proprio una spiegazione su come utilizzare al meglio la macchina da cucire in quelli che sono i suoi componenti e tutto quello che ci va dietro, anche nella cura e nel mantenimento. Mi piacciono tantissimo le illustrazioni che ci sono all'interno, secondo me sono assolutamente bellissime e al contempo graficamente utili a capire la macchina da cucire. Non sono solo illustrazioni che purtroppo non rendono quello che è la realtà, ma aiutano davvero a comprendere. Quindi sì, non l'ho ancora letto, ma lo voglio leggere e spero mi aiuti a migliorare le mie abilità. Poi ho preso On Mending di Celia Pim. Celia Pim è una incredibile rammendatrice inglese. Io la conosco e la seguo da un po', da quando credo una mia follower mi ha detto «Ehi, conosci Celia Pim?» E io sono andata a cercare chi era ed ero tipo insta follow. E questa è una delle sue pubblicazioni in cui mostra, racconta e parla di alcuni capi che ha rammendato nel tempo e racconta le storie di questi capi e quindi non è assolutamente un materiale da utilizzare per imparare a rammendare, non è una guida al rammendo, è una guida all'ispirazione del rammendo, a cosa sta dietro al rammendo, al perché alcune persone scelgono di rammendare determinati capi piuttosto che altri. L'ho letto perché ho letto questo la sera quando ero troppo stanco per fare qualsiasi altra cosa, quindi ero tipo in posizione orizzontale sul letto, dopo abilmente, e leggevo un paio di pagine di questo. E visto che è un libro da 80 pagine, di cui la maggior parte sono foto, è stata una lettura molto veloce. Ed è ok, non è eccezionale come libro, credo che sia più interessante guardare le foto perché effettivamente possono essere di grande ispirazione, però le storie in quello che racconta tende ad essere un po' ripetitivo dopo un po' e non va molto nel dettaglio su alcune di quelle che sono le storie o i rammendi, quindi ogni tanto è un po' generico, però è comunque una bellissima edizione e sono felice di aver
supportato una libreria che porta in Italia il libro di un artista che credo faccia un lavoro incredibile, quindi in qualche modo sento che ho fatto una spesa i cui soldi vanno a qualcosa in cui credo e tengo, quindi sono contento comunque. E l'ultimo dei libri che ho preso è stato un Flow. Il mio primo Flow, se non conosci Flow, è una casa editrice, una serie di libri, una serie di magazine, qualcosa del genere. Fanno dei libri che spesso sono libri magazine è la parola più corretta forse, di idee e di ispirazioni e ogni tanto fanno delle edizioni speciali in cui all'interno ci sono materiali da scrapbooking o da journaling o da utilizzare. Quindi ce n'erano un po', ce n'erano 3 diverse versioni allo stand di volume BK, uno sulla mental health, uno che è la loro edizione standard, credo, e questo invece era sulle 4 stagioni e ho scelto questo. E quindi ha sia un journal alla fine, uh, sia un mini journal all'inizio e dentro invece una ricchezza di um, uff, carte da utilizzare, da strappare o da ritagliare. Qui ci sono sticker tutti sulle diverse stagioni, poi al centro, oltre altri sticker, ci sono attività da fare e da completare nelle pagine ed è un libro ricchissimo di ispirazioni e di idee e di illustrazioni assolutamente bellissime. E oh mio Dio, il profumo della carta è buonissimo. È assolutamente bellissimo, adoro tutto quello che fanno e lo stile anche con cui lo fanno. Quindi è la prima volta che ne vedevo uno in Italia. So che ci sono altre librerie che li hanno, ma non ero mai riuscito a vederne uno, quindi ho detto no, è un segno del destino, devo assolutamente prendere questo flow. Oh, c'è anche un calendario. Oh! Sto scoprendo cose. Ok, quindi sì, non vedo l'ora di sfogliarlo meglio e scoprire tutte le cose che ha all'interno e di utilizzarlo soprattutto. Poi ho preso un altro regalo per mia nipote. Inizia ad avere quell'età in cui inizia a capire che quando non appaio per troppo tempo dice ok, ma allora quando è che ci rivediamo e quando è che mi porti un regalo? Ha 4 anni, non ne ha 150, ma sono andato da Thealo, questa è l'etichetta, vediamo se riesco a zoomare abbastanza. Che è un'artigiana, a parte simpaticissima, ma assolutamente bravissima. Io l'ho conosciuta alla mia prima abilmente? Forse sì. E le ho comprato un cuscino fatto a forma di stella che da quel giorno io ho sul mio divano e uso costantemente perché tipo l'incavo della stella è perfetto per appoggiarsi sul collo e tipo piegarsi. Comunque lo uso tantissimo e non ha, cioè è perfetto, non ha una cucitura che si sia neanche minimamente aperta, è incredibile. Quindi amo quel cuscino. Forse potrei comprarne un paio di altri, secondo me, un paio di stelline, magari alle prossime fiere. E ho preso quindi il mio libro magico per mia nipote. Quindi dentro ha un po' di stoffe bianche che sono pensate da colorare e Lorenza è stata super carina e mi ha dato anche i pennarelli appunto cancellabili, sì, quindi si lavano via dopo che sono stati utilizzati, si dice così? Quindi sì, questo è un pensierino, ma sono felice di averlo acquistato da un'artigiana che fa super cose. E l'ultimo, ma non il meno importante dei miei acquisti, è ovviamente del filato. Purtroppo. Allora, la cosa era questa, non volevo comprare del filato acquistabilmente, perché ho del filato in casa e ho dei progetti che voglio fare, quindi non ero alla ricerca del filato,
Mi ero segnato delle grammature di filato per un maglione e ho detto questo, comprerò questo filato solo e solamente se trovo un colore che davvero non posso farne a meno, mi piace tantissimo e allora dirò ok, lo prendo. E poi sono andata allo stand di Mani in Maglia. Incredibile, lo stand è davvero, sono bravissime, hanno un sacco di bei filati di ottima qualità e di bellissimi colori. Io credo preferissi la palette autunnale, quindi quella che ho visto al loro stand a ottobre, ma a ottobre non ho comprato nulla perché appunto non stavo cercando nulla. Questa volta con i colori più primaverili fanno un po' meno per me, quindi magari ad ottobre tornerò da loro, però avevano delle novità. Una delle novità era la fettuccia, che io non utilizzo nei miei progetti, quindi non mi interessava. L'altra invece era del filato di Angora, che è coniglio, quindi super morbido, e ne avevano una versione in tweed. Se non lo sapete, io sono un giga fan del tweed. Sono così tanto fan del tweed che ho dei gomitoli di tweed in casa che ancora non ho avuto il coraggio di utilizzare perché mi piacciono talmente tanto che non li ho ancora lavorati. Cioè, il livello di mental è... Ma purtroppo ho visto prima il bianco, poi ho visto il rosso, poi ho visto il marrone e poi ho visto il verde e ho detto mi tocca comprare del filato a questa fiera. Quindi sì, ho preso due rocche di tweed angora verde appunto da Mani in Maglia, è assolutamente meraviglioso, è morbidissimo, lavorato, è una nuvola e dentro ha questi speckle di giallo, marrone, bianco. Io, once again, i miei colori, sono innamorato perso di questo colore. Forse l'unico problema è che è un filato abbastanza sottile, il maglione per cui stavo cercando del filato io invece cercavo qualcosa di un po' più spesso, quindi il consiglio che mi hanno dato è stato ok, lavorerai doppio il filato. Loro avevano lì allo stand un campione lavorato doppio con questo filato ed era eccezionale, quindi ho detto vuol dire che anche il risultato esce molto molto bene e quindi ho dovuto prenderne una quantità abbastanza elevata, però mi piace così tanto. Io adesso ho un po' di progetti anche perché devo fare un bel po' di cose per la prossima fiera, abilmente a marzo, il mese prossimo, e non sto pensando ad altro che a questo filato da quando l'ho comprato venerdì. E mi è piaciuto così tanto che ho detto al mio partner, avevo iniziato un maglione per lui qualche mese fa, poi il filato che stavo usando non ne avevo abbastanza, quindi ho detto aspetta, mi fermo subito, ho distrutto il maglione, il filato l'ho usato per fare altro, però quel maglione che avevo iniziato aveva un pattern bellissimo e il mio partner da allora ha detto ok, ma quando è che mi fai questo maglione bellissimo? Perché avevi iniziato, stava venendo eccezionale e non siamo più andati avanti. E quindi quando ho visto questo e io gli ho detto guarda che c'è in un sacco di altri colori bellissimi, non è che vuoi un po' di questo per il tuo maglione che ti avevo promesso che ti facevo e adesso... E lui ha detto sì. Quindi abbiamo preso lo stesso Angora Tweed ma in colore bianco, sempre con gli speckle gialli, marroni e qui c'è anche del marrone più chiaro, marrone più scuro. Morbidissimo, bellissimo. In questa singola rocca mi dovrebbe uscire un maglione, spero, e non vedo l'ora, cioè non sto pensando ad altro che ad usare questo filato. Però sì, sono super super contento perché tutto sommato nelle scelte di filato che ho fatto ho scelto comunque un ottimo filato, un filato che mi piace molto e che appunto sono emozionato dall'utilizzare, quindi secondo me le scelte giuste. E ho accompagnato un po' di amici a comprare filati, a fare spese per loro, soprattutto sabato, e quindi sento di avere un po', come dire, vissuto per osmosi l'acquisto di filati tramite loro. E basta! Queste sono le mie spese di Abilmente Vicenza di febbraio 2026 e ho già fatto la pagina nel mio junk journal di questa Abilmente Vicenza di febbraio 2026, che è questa.
E fare junk journaling mi diverte tantissimo e posto tutte le pagine del mio junk journal scannerizzate in alta qualità sul mio Patreon. Quindi se vuoi vedere le pagine precedenti, tra cui c'è anche Abilmente Torino e Abilmente Vicenza di ottobre, puoi andare sul mio Patreon per trovarle. E se scegli di supportarmi su Patreon, ti ringrazio tantissimo, è il modo migliore per supportare me e la mia arte in maniera continuativa. Posto un video esclusivo su Patreon al mese, quindi lì trovi un sacco di video che non hai ancora mai visto e che non sono mai stati pubblicati qui in pubblico sul mio canale. E, e ho anche un mail club, quindi se ti iscrivi al tier più alto, ogni mese, una volta al mese, ti spedisco una lettera con dentro alcuni pensieri e alcune cose fatte da me, alcuni goodies, something, something, di solito sticker, print, cose del genere. Sono super emozionato, devo finire la lettera di febbraio e spedirla ed è a tema compleanno, perché febbraio è stato il mese del mio compleanno, quindi dentro ho messo un sacco di cose carine. Questo video però probabilmente uscirà a inizio marzo, quindi immagino che dovrai essere emozionato per la lettera di marzo. Se vuoi iscriverti ti ringrazio molto per il supporto, altrimenti ogni volta che guardi un mio video, che metti like, che commenti, mi stai aiutando molto a crescere, è vero, ma anche a, come dire, validarmi e validare il lavoro che faccio. Ogni tanto sono preso dai dubbi se quello che faccio piace e vado a leggere commenti vecchi e a vedere le persone che mi ringraziano per quello che ho filmato, o detto, o scritto, o pubblicato e quindi è sempre super d'aiuto per me leggere i tuoi commenti. Questo è tutto, io ora non devo fare altro che prepararmi per la prossima Abilmente, perché a fine marzo dal 26 al 29 sarò ad Abilmente Milano. Per la prima volta vado a fare un market a Milano, quindi sono super emozionato. Se sei di Milano, per favore passa a trovarmi. Io non vedo l'ora di essere lì. Il codice sconto è sempre lo stesso, quindi te lo lascio in descrizione se vuoi comprare il biglietto e passare a trovarmi. E se vuoi iscriverti ai miei corsi, anche quelli sono tutte le informazioni sul mio Instagram o al link in bio. Yeah. Spero tantissimo di vedere un sacco di gente, sono super emozionato e vorrei anche preparare delle novità per Abilmente Milano. Non so se avrò il tempo, ma vorrei tanto. Quindi spero vada benissimo e in teoria parteciperò ad Abilmente Milano con Simon, quindi a fianco, spero ci mettano vicini, quindi a fianco a Simon di nuovo, quindi sarà super super divertente, mi divertirò nuovamente un casino come è stato a Vicenza adesso. Spero questo video ti sia piaciuto sentire i miei pensieri e i miei acquisti e ci vediamo al prossimo video.